Chi l'avrebbe mai detto che un marsupio sarebbe entrato a far parte del mio setup da trekking? Eppure, eccolo qua. Ora, non è uno di quegli accessori che ho pensato nel tempo e valutato di acquistare. La realtà è che sono stato colpito in particolare da questo, un colpo di fulmine a ciel sereno. Ho deciso di acquistarlo e tra un attimo lo vediamo da vicino. Perché un marsupio? Perché aumenta quella versatilità e quel fai da te, se posso chiamarlo così, che a me piace molto, andando a costruire, migliorare e perfezionare il modo di affrontare un'escursione, sia in giornata ma anche o soprattutto quella di più giorni, quindi con sosta o soste notturne. Il meglio di sé questo prodotto secondo me lo darà in estate e tra un attimo vediamo il perché, ma nelle ultime uscite ho messo alla prova il prodotto cercando di capire quale fosse la migliore collocazione, quanto riempirlo, e devo dire che ho già trovato un buon equilibrio. Perché in estate? Questa è un'idea a cui pensavo da un po', ovvero quella di riuscire ad organizzare uscite con bivacco non affidandosi al classico 40 o 50 litri, come faccio io ad esempio con il Quidian 3F o il Gear 40+16, ma partendo da uno zaino più piccolo, un 25 litri, come questo, andando poi ad integrare in modo da risultare sempre leggeri ma riuscendo ad avere tutto. Ho già realizzato un video dove parlo del porta bottiglia da spallaccio, dove lo metto a confronto con la sacca idrica, lo trovate in descrizione. A questa ho deciso di aggiungere un ulteriore oggetto, sempre realizzato come per il marsupio in UHMPWE, utile a trasportare altro materiale. E infine, ultimo passo, il marsupio stesso. Questo per due motivi: distribuire meglio il peso senza averlo tutto sulla schiena, essere più comodo ma anche ordinato quando devo reperire un oggetto specifico. Per 22 litri intendo uno zaino come appunto quello che vi ho mostrato un attimo fa, dotato anche di cinghie laterali, dove poter mettere ad esempio il materassino schiuma. Con un 22 litri minimalista, ad esempio da alpinismo, risulterebbe tutto un po' più difficile. Come ho organizzato il marsupio ultimamente? Andando a inserire tutti gli oggetti elettronici, quindi dal telefono alla power bank, dalla luce frontale alla pompetta per materassino, più il kit di pronto soccorso, che nonostante quasi sempre si dica che va messo nella parte superiore dello zaino, in realtà invece va tenuto il più possibile a portata di mano. E se non ho due tasche frontali grandi, come ad esempio in molti zaini da true hiking, come appunto il mio Quidian, ecco che il marsupio riesce a sostituirle egregiamente. Questa sistemazione inoltre mi consente la sera, una volta montato il campo, di sapere che tutta quella tipologia di attrezzatura si trova lì nel marsupio, senza dover andare a cercare o rovistare tra il resto dell'attrezzatura, tenendo più ordinato, come già faccio comunque grazie alle dry bag, il campo. Ora diamo uno sguardo da vicino al marsupio brand Eichmann, che ultimamente sta tirando fuori tutta una serie di accessori dedicati proprio all'integrazione e alla protezione dei materiali, prodotti fatti davvero bene, cura dei dettagli e uno sguardo a 360 gradi sulle possibili esigenze. Quindi anche prodotti dedicati ai fotografi, ad esempio o a chi possiede particolari dispositivi. Trovate un po' di link in descrizione, compreso ovviamente anche quello del marsupio. I marsupi sono realizzati e disponibili in due versioni e due materiali, da 1 litro e da 2 litri, in nylon o UHMPWE. Io ho scelto quello da 2 litri perché francamente mi sembrava poco utile quello da 1 litro, mentre al contrario, avendo più capacità, tornando al discorso di prima, posso davvero integrare molto più materiale e spostarlo dallo zaino. Ora 2 litri, se pensiamo ad un sacco a pelo, come volume sono pochi, ma qui entrano davvero tutta una serie di oggetti utili e anche indispensabili.
3 differenti tasche, una superiore centrale con 2 cursori e inferiore la più piccola, chiusure nastrate. Questa versione dichiara una colonna d'acqua di 2400, non male, ma a scanso di equivoci le mie buste in plastica con chiusura a clip dentro le porto comunque. Se decido di lasciare materiale elettronico preferisco essere sempre comunque sicuro. Gancio interno ad esempio per le chiavi della macchina o quelle di casa, doppia custodia in quella centrale per dividere al meglio i vari accessori. Nella parte bassa doppia clip con cordini elastici dove possiamo inserire tantissimi oggetti, come ad esempio un treppiede, ed averlo sempre a portata di mano, o un minipad, oggetto sottovalutato ma molto molto utile. Volendo, anche se non dobbiamo a mio avviso appesantire troppo il marsupio stesso, una borraccia o una bottiglia non grande da 0,3 ad esempio, rete in mesh nella parte rivolta verso il corpo per non sudare eccessivamente, e rete stessa che può contenere ulteriore attrezzatura se vogliamo. Pensiamo ad esempio ad una mappa o a un telo di emergenza, e 2 clip laterali che trasformano il marsupio dal classico con la cinghia fissa, quelli che si trovano comunemente ovunque, a oggetto da collegare alla cintura ventrale o pettorale o all'esterno, se vogliamo, dello zaino stesso. Io ho provato entrambe le posizioni e qui è opportuno valutare che zaino abbiamo. Con questo d'alpinismo senza tasche laterali il marsupio compensa la mancanza e rafforza il famoso 70-30, ovvero l'incidenza di carico del peso sul nostro corpo, 70 sull'anca, 30 sulle spalle, mentre con uno zaino come il Kwidian fornito di 2 grosse tasche laterali risulta più opportuno e saggio collegarlo sulla parte del petto. Nessuno ci vieta, se siamo magari un po' stufi di averlo davanti, di rimuovere il marsupio e collegarlo appunto all'esterno dello zaino, tramite ad esempio le 2 classiche Daisy Chain che presentano appunto molti zaini. Insomma, un prodotto davvero fatto bene, pensato e studiato per l'hiking e per il trekking, che ci permette di integrare o arricchire o anche diversificare il nostro assetto. Il prezzo, secondo me, considerando i dettagli, è più che valido. Di solito si trova intorno ai 22 euro. Pesa 163 grammi nella versione 2 litri. L'invito è quello comunque di non usare il marsupio come carico in più, portando magari oggetti che possiamo evitare di portare. Il peso in vista soprattutto di lunghi cammini o dislivelli elevati è sempre da tenere in considerazione, e non come moda ma come segno di sicurezza. Meno peso, meno fatica, più lucidità, più sicurezza mentre ci muoviamo in ambiente. Al contrario, invece, riuscendo a trovare un buon equilibrio con l'attrezzatura, questa rende l'esperienza più confortevole e quindi anche più intelligente. Vi lascio il link in descrizione, disponibile su AliExpress via Viva in una decina di giorni. Prossimo video, restando in tema, tutto il materiale che ho acquistato negli ultimi anni proprio su AliExpress, il marketplace cinese. Alla prossima!